saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Bene ragazzi, abbiamo uno schema di come funziona un motore fan BLDC 5 cavetti brushless. Il motore in questione, sia dell'unità esterna che dell'unità interna di un climatizzatore. Per rendervi l'idea, stiamo parlando di questo motorino, questo è di una unità esterna e qui abbiamo il connettore con i suoi 5 cavetti che in pratica, visto in questo modo, abbiamo il cavetto rosso della 300 volt, il cavetto nero GND, il cavetto bianco VCC 15 volt e il cavetto giallo il controllo della velocità. Infine abbiamo il cavetto del feedback, il ritorno, che va a monitorare il microcontrollore. Ok? Vi faccio vedere quest'altro motorino, sempre a 5 cavetti, unità interna, e all'interno di questi motorini si trova questa schedina che ho disegnato grossolanamente qui in lavagna. Bene, qui possiamo riconoscere l'IPM, che è il modulo di potenza intelligente e gestisce, o meglio va ad alimentare le bobine UVW. Qui abbiamo il driver che gestisce l'IPM, che ho disegnato qui, alimentato a 15 volt, in più gli arriva il controllo della velocità. E i 3 sensori Hall che vediamo qui, sono questi 3, sono il feedback che vanno a captare gli impulsi dai magneti permanenti e questi impulsi vengono trasmessi al microcontrollore. Mentre invece per quanto riguarda questo circuito ho fatto riferimento su questa scheda. Questa è una scheda inverter dell'Hisense unità esterna. Questa scheda gestisce il compressore, le sonde, il motorino da questo connettore, e possiamo vedere che questi fotoaccoppiatori che ho disegnato qui, che adesso andrò a parlarne, qui abbiamo il transistor in cui va a controllare la velocità, che è questo qua, e poi abbiamo i 2 regolatori di voltaggio 7815 e 7805 che vanno ad alimentare la 15 volt e la 5 volt al micro. Bene, vado a spiegare molto velocemente come funziona. Abbiamo la 300 volt che alimenta la VDC ed è fissa. Solitamente questo cavetto è sempre rosso, mentre invece il GND è sempre nero, il cavetto centrale che solitamente è bianco ed è alimentato fisso a 15 volt, che come ho detto prima va ad alimentare il driver, mentre la 300 volt VDC va ad alimentare l'IPM. Poi abbiamo la VSP, controllo di velocità, e il PG che è il feedback. Il controllo di velocità viene controllato dall'MCU microcontrollore, che manda un impulso a questo transistor PNP. L'impulso viene mandato sulla base, polarizzato a 5 volt l'emettitore e con un'uscita sul collettore da 0 a 5 volt. L'isolatore che vediamo qui è un 817 PC 817. All'interno ha un LED in cui andrà a lampeggiare e attiverà il transistor dall'altra parte in base al voltaggio che gli arriverà. Più forte sarà l'impulso del micro, più il LED andrà a lampeggiare.
e qui abbiamo un controllo di velocità da 0 a 5 volt massimo. Quando il motorino inizierà a girare, questi sensori Hall, questi tre, manderanno degli impulsi da 0 a 5 volt che arriveranno su questo optisolatore e il LED al suo interno andrà sempre a lampeggiare e manderà degli impulsi al micro che andrà a riconoscere gli impulsi da 0 a 5 volt. Quindi anche qui ci saranno degli impulsi che vengono mandati al micro. Se questi impulsi non arrivano al micro, il micro manderà tutto in blocco e darà errore fan. Per rendervi l'idea, ecco, vi mostro un motorino aperto dalla parte di sotto. Qui abbiamo i magneti. Quando l'albero inizierà a girare, questi magneti passeranno dal polo positivo al polo negativo e i sensori Hall che stanno all'interno vanno a trasmettere gli impulsi al microcontrollore. Adesso, come facciamo a capire quando abbiamo un errore fan, se la scheda a essere guasta il circuito sulla scheda oppure la schedina che sta all'interno del motorino brushless? E qui ho realizzato questa schedina che serve per far funzionare, o meglio testare, il motore brushless. Bene ragazzi, andiamo a vedere come funziona la PCB. Abbiamo l'entrata del 220 volt, questo morsetto, due LED blu in cui andranno ad indicare la presenza del 220 volt, un LED rosso che andrà ad indicare la presenza della 300 volt. Quando si andrà a togliere l'alimentazione, finché non si spegne questo LED rosso, non bisogna mettere le mani sui connettori o sulla scheda, perché c'è ancora il condensatore carico e c'è presenza di tensione. Quindi finché non si andrà a scaricare il LED rosso non si può mettere mani sulla PCB. Mentre qui abbiamo un LED verde che è la presenza dei sensori Hall. Se i sensori Hall sono integri, questo LED verde andrà a lampeggiare, come vi ho detto prima, da 0 a 5 volt e tra un po' vi farò vedere. Mentre qui abbiamo un cicalino che è il buzz. Quando la 15 volt sarà in corto, questo emetterà un beep e ci sta a segnalare che la schedina interna sulla 15 volt è in corto. Ok, andiamo a rimuovere i cappucci di protezione. Sono 4 connettori. Andiamo a mettere il primo motorino su questo connettore, motorino fan unità interna. Andiamo ad alimentare, io in questo caso sto usando 2 coccodrilli, vado ad alimentare la scheda. Possiamo vedere i display che si sono accesi. Abbiamo la 13 volt che è fissa, che in pratica dovrebbe essere 15, ma che in realtà poi c'è una caduta di tensione. Sul display verde abbiamo il controllo della velocità. Come vi ho detto prima, LED blu la presenza della 220 volt, LED rosso della 300 volt e il LED verde attualmente acceso perché il sensore Hall è andato a capitare sul polo positivo. Se vado a girare leggermente l'alberino possiamo vedere
che il LED si è spento. Ok, vogliamo fare un test dei sensori, basta girare l'alberino. Vado a girare il potenziometro, possiamo vedere sul display verde che il voltaggio inizia a salire, inizierà a girare il motorino quando arriverà a 2 volt. Ok, 2 volt e 5 inizia a girare. Vediamo i sensori Hall che stanno mandando l'impulso. Possiamo vedere il voltaggio a 3 volt, 4 volt, 5 volt. Ok, in questo modo possiamo vedere che questo motorino è integro. Per una protezione consiglio sempre di lasciare i cappucci, perché abbiamo la presenza del 300 volt, quindi stiamo attenti a metterci le mani. Ok, allora in questo momento vado a collegare questo motorino. Come potete vedere qui c'è scritto corto 15 volt. In effetti questo motorino ha la schedina in corto sulla 15 volt. Andiamo a vedere innanzitutto quale connettore ci serve. Il cavetto rosso si trova da questo lato, quindi sulla PCB è riportata dove sta la 300 volt, ci serve questo connettore. Andiamolo a posizionare, diamo alimentazione e come avete sentito si è azionato il cicalino, il buzz, perché effettivamente questo motorino ha la 15 volt in corto. Riproviamo. Ok, quindi in questo momento possiamo vedere che il motorino è guasto e che è da sostituire. Adesso andiamo a testare questo motorino di un 24.000 BTU. Non entra nello schermo, quindi lo metterò in questo modo. Do alimentazione, vado a girare il potenziometro e vediamo che inizia a girare. Anche i sensori Hall sono integri, posso aumentare ovviamente. Questa scheda è progettata soltanto per fare dei test. Se dovessimo trovare un connettore con la 300 volt al contrario, in pratica sul lato destro, quindi andremmo a utilizzare questo connettore, mentre invece se troviamo un connettore piccolino, se non va in questo connettore possiamo sempre utilizzare un'alternativa, che è questo connettore qua. Da fare attenzione al verso, perché qui si può mettere sia in un verso che in un altro, però bisogna fare riferimento alla 300 volt. La 300 volt, vista in questo modo come sto io, è sempre posizionata sulla destra in tutti i connettori. Ok, posizionato il connettore, diamo alimentazione e anche da questo connettore possiamo testare qualsiasi tipo di motorino brushless a 5 cavetti. Per chi fosse interessato alla PCB mi può contattare su mimmorefriger@gmail.com. Vi lascerò le mail alla fine del video. Questo video finisce qua. Da Mimmo Refriger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.